Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Ragazzi, abbiamo la carta del diavolo, periodo piccantino direi. Quando c'è il diavolo si può parlare di un momento di condizionamento, un momento condizionato potrebbe essere, ma tenete presente che è anche una carta che parla di potere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e in più ci sono i link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2026. Sono gli ultimi giorni per approfittare dello sconto. Troverete anche il videocorso di tarocchi che è più indicato, diciamo, per chi si vuole approcciare alla cartomanzia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'inverno 2026. Partiamo con un 9 di bastoni, un 10 di bastoni, 6 di spade, asso di coppe, regina di bastoni e 8 di coppe. Io adesso ragazzi vi dirò qual è l'energia più forte che mi arriva, poi voi cercate di adattare comunque la lettura alla realtà. Allora, guardando le carte d'entrata, ve lo dico come lo sento, sento che qualcuno ha paura di innamorarsi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Imperatrice, re di pentacoli e 2 di spade. Potreste avere le difese effettivamente alte. Vedo un po' di confusione, ragazzi. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Cavaliere di bastoni e 9 di coppe. La sensazione qui, perché il 10 di bastoni è una di quelle carte che ci dice che è ora di lasciarsi indietro certi pesi. I pesi effettivamente con questo 9 di bastoni potrebbero essere le barriere difensive, diciamo, perché comunque il 9 di bastoni è una carta di stanchezza. Che cosa vuol dire? Che a furia di tenere queste barriere si è stanchi. È come se potrebbe anche essere un po' che siete in questa situazione di dovervi difendere o di stare allerta. Vi consiglio di provare il colesterolo. Andiamo a vedere un 6 di spade. 6 di spade. Sì, infatti, la sensazione è che vi vogliate spostare da qualcosa o da qualcuno. Considerato che sono imperatore, imperatrice e re di pentacoli, potrebbe essere una situazione lavorativa, quindi come se aveste bisogno di allontanarvi da una certa situazione. Vi dico che con questo 10 di bastoni è facile che qualcuno possa lasciarsi indietro certe aspettative, certe responsabilità, cioè è come se stesse andando verso il vostro appagamento. Il 9 di coppe è una carta di forte appagamento, felicità, tranquillità, abbondanza. Però prima è come se doveste lasciarvi indietro quello che c'è qui all'inizio.
Potrebbero anche essere dei genitori, per esempio. O qualche ruolo. Se per esempio siete abituati a essere la mamma, vi faccio un esempio, di vostra mamma o la mamma di qualsiasi persona che vi stia intorno, perché quella è la vostra tendenza, c'è da tagliare con questo ruolo. Dico la mamma perché c'è l'imperatrice, potrebbe anche essere il papà. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Dieci di bastoni e regina di coppe. Allora, secondo me qui prenderete una decisione perché avete anche il carro è proprio una carta che ci indica il prendere una strada precisa. Con 2 6 di spade, qui l'allontanamento potrebbe essere visto in 2 modi. Un allontanamento fisico, considerato che c'è anche il carro, quindi uno spostamento da dove eravate prima, ma potrebbe anche essere semplicemente un allontanamento di tipo mentale, proprio perché qui con i 10 di bastoni vi state lasciando indietro le aspettative, le responsabilità. Potrebbero anche essere sensi di colpa, che vi state lasciando indietro. Comunque c'è come una sorta di alleggerimento, se vogliamo, da un punto di vista mentale, delle vostre credenze, del vostro modo di vedere, di percepire e di reagire alle cose. Qui di nuovo si ripete il 10 di bastoni. Secondo me, una volta che avrete lasciato indietro questi condizionamenti, c'è la possibilità che si apra qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Nove di pentacoli. E la carta della forza. C'è come un andare verso la propria indipendenza, verso l'autonomia, verso l'amor proprio, verso il fare quello che voglio io. Sono 2 carte queste associate al terzo chakra, per chi masticasse di metafisica, parla proprio di potere e di volontà. Il potere, anche il diavolo è associato al terzo chakra, ragazzi, perché la mente è l'ego e risiede lì. Andiamo a vedere l'8 di coppe. 4 di bastoni, sole e 2 di pentacoli. Io credo che inizierete a sperimentare un nuovo o una nuova vergine. E l'otto di coppe è una di quelle carte che indica il voler qualcosa di meglio. Sento che qui è come se lasciaste indietro il vecchio modo di pensare, le vecchie aspettative, le vecchie paure, i vecchi sensi di colpa, i vecchi sistemi difensivi per aprirvi a qualche cosa di migliore, per aprirvi alla vostra indipendenza, alla vostra autonomia. È come se imparaste a farcela da soli, nonostante tutto quello che vi è intorno. E qui sento che c'è come la ricerca della vostra essenza, di quello che vi muove, del vostro bambino interiore, al fine di arrivare ad una stabilità, perché il 2 di pentacoli è la carta degli alti e bassi, il 4 di bastoni è la carta della stabilità, quindi siete lì in mezzo ed è come se il periodo vi aiutasse a ritrovare un po' voi stessi, al di fuori di questi condizionamenti mentali. Tenete presente che l'ego è anche quello che giudica tanto e qualcuno che giudica molto gli altri è perché in primis giudica tanto se stesso. Per uscire dal giudizio io vi invito a sperimentare, a ampliare il vostro lato compassionevole, anche proprio nei vostri confronti, perché poi è così che mano a mano che io sono più comprensivo e ho più compassione per me, riesco poi anche a perdonarmi. Se fosse una questione romantica, vi dico, può esserci come un modus operandi qui da dover lasciare indietro. Vi dico che essendoci queste 2 carte potrebbe anche essere una relazione dove c'è una sorta di disequilibrio, dove uno o una si occupa di più dell'altro o toglie le castagne dal fuoco all'altra persona. Non dico che sia
un rapporto, come vi posso dire, non sano, però non è completamente in equilibrio, o comunque c'è un qualche cosa che blocca, che non vi fa essere soddisfatti di questa relazione. Se fosse un obiettivo, ve lo dico guardando l'imperatrice e pensando ad eventuali progetti, ad eventuali cose che vorreste creare in coppia, può essere che quello non sia un obiettivo momentaneo e che quindi vi dobbiate lasciare indietro certe cose. Vi faccio un esempio di credenza limitante, perché il 6 di spade è la carta delle credenze limitanti. Supponiamo che, non lo so, voi vogliate progettare un viaggio con il o la partner, però per questioni lavorative il o la partner non sappia ancora quando ha le ferie. E voi magari nella testa pensate che si sta comportando così perché vuole evitare di fissare le ferie. Quando magari invece questa persona dice la verità, non sapendo quando ha ancora le ferie perché magari è troppo presto per chiederle, non si può fissare una data. Il lavoro del 6 di spade è togliersi dalla testa che vi voglia evitare, perché primo non è certo e secondo non fa bene, terzo se io penso di essere rifiutato o rifiutata in qualche modo, cambio il mio comportamento nei confronti di quella persona. Quindi è così che lavorano le credenze limitanti ed è per quello che è molto importante fare il lavoro sulle credenze. Se fosse una questione romantica, vi stavo dicendo, tolti questi pensieri, c'è una nuova apertura del cuore. Io sento che c'è una nuova apertura del cuore, c'è come una nuova strada, una nuova possibilità. Abbiamo anche la regina di coppe che è proprio quella carta che mi indica tutto questo turbinio emotivo, però vi dico anche che questa impennata emotiva non vi impedirà di cercare il vostro centro. Cioè io qui ho proprio come la sensazione che abbiate bisogno di capire chi siete, che cosa vuole il vostro bambino interiore, di che cosa avete bisogno per sentirvi al sicuro, per sentirvi autonomi, per sentire che vi state amando. Ricordate che il 9 di Pentacoli è la carta dell'amor proprio, delle autococcole, di quanto io mi voglio bene, di quanto io riesco a essere autonomo, sia da un punto di vista materiale, perché è un 9 di Pentacoli, però anche da un punto di vista caratteriale, quanto io mi sostengo da solo, quanto sono in grado di farcela da solo o da sola. E quindi c'è comunque un potenziale di un nuovo inizio. Diciamo una nuova apertura del cuore, togliendo un po' la mente si apre il cuore. E nel caso fosse una situazione lavorativa, come vi dicevo prima, secondo me c'è come un cambio anche qui, ci potrebbe essere un trasferimento se è quello che aspettate. Poi ragazzi vi dico una cosa, le previsioni del 2026 sono già tutte online, se andate nelle playlist cercate quella dove c'è scritto oroscopo annuale e stagionale, perché io ogni semestre pubblico delle previsioni su 4 livelli. Uno è un, diciamo, generale e poi c'è spirituale, affettivo e materiale che comprende sia il lavoro che l'economia. Io vi consiglio di ascoltare anche quelle letture e di incastrarle con questa lettura. I messaggi comuni sono i vostri, ok? Ricordatevi sempre che dovete anche ascoltare almeno l'ascendente e il segno solare. Poi se sapete anche dove avete la luna, meglio ancora. Se non lo sapete, io ho pubblicato la guida che vi spiega come trovare la vostra luna. Trovate comunque il link sotto. Andiamo a vedere qualche oracolo. Quanti. È tempo di andare. È ora, ragazzi. Carta numero 45 e, visto che sto anche pubblicando il corso gratuito di numerologia, 4 più 5 fa 9, il 9 è un numero di chiusura cicli e qui ce l'avete. E avete una nuova apertura, diciamo così. Potere superiore, e qui sempre di potere si parla con la carta del diavolo. Il potere superiore, se pensiamo, vediamo se ce la faccio, sì. Se pensiamo che siamo divisi su 3 livelli, il potere mentale, quello emotivo e il fisico, se vogliamo, il potere superiore potrebbe essere proprio quello della mente. In questo caso specifico parla di qualche cosa che va al di là, perché non so se si vede, ma c'è come una chiave,
sulla fronte di questa persona, come se avesse doni di chiaroveggenza, ed è riferito appunto a quello. E poi abbiamo carta numero 36, spingersi al limite, 6 più 3, 9. Quindi è come se il limite fosse vicino, sia il limite di sopportazione per qualcuno, sia il limite per dire no, ok, boh, basta, adesso è tempo per me di dedicarmi a me, di dedicarmi alle mie cose, di scoprire chi sono. Secondo me qui il diavolo è perché è come se vi rendeste conto in questo periodo invernale dei condizionamenti che avete. Infatti qui avete 2 volte il 6 di spade, lavorate su quelli e poi arriva l'asso di coppe. Ok, qui abbiamo il comunicatore. La prossima settimana potrebbe essere qualche cosa che dovete comunicare voi. Sì, effettivamente c'è un asso di coppe, potrebbe venire fuori. La settimana prossima sarebbe da quando voi vedete la lettura, chiaramente. E poi, precipitazioni, dicembre. Effettivamente, ragazzi, potrebbe rispecchiare le prime 2 carte. Anche i colori sono simili, vedete? Può essere che a dicembre precipiti qualcosa, può essere una situazione pratica, può essere un modo di pensare. Io il fatto del tema del pensare lo vedo tanto, perché anche il 10 di bastoni ce l'avete 2 volte, uno è qui, quindi veramente è come se aveste qualche pensiero che vi pesa sulle spalle, potreste anche patire di cervicale in questo periodo. Ok, andiamo, ho male alle spalle, andiamo a vedere una meditazione di Findor. Io sono la vita, io sono dentro di te, io vivo, mi evolvo in te, dove è il mio essere. Io sono infinito, tu sei uno con me, sei uno con tutta la vita. Ne voglio ancora una, guardate, questa che si è mossa. Prenditi il tempo di rimanere in silenzio e ascolta tutti i suoni meravigliosi che ti circondano. Godine appieno e rendi grazie costantemente per avere orecchi per intendere. Quante volte nel corso della giornata ti soffermi ad ascoltare tutti questi suoni interiori ed esteriori? Come suona la vostra anima? Qual è la melodia del vostro bambino interiore? Penso che chiamerò così il video. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio tanto di essere stati qui, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete dare like, mettere hype, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E diversamente, lo stesso lavoro sulle credenze limitanti lo potete anche fare nella parte degli abbonati. Anzi, lì è anche un corso di formazione più completo perché ci sono temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per proteggerci, per pulire il campo energetico, insomma, ci sono una serie di cose che a mio avviso, soprattutto se lavorate con le energie sottili, sarebbe doveroso sapere. Comunque, guardate i titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così più o meno vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, no scusate, sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero. Detto questo ragazzi, di nuovo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!